In questo video ti riassumo l'esplorazione di Camugnano, piccolo comune sull'Appennino bolognese, dove siamo stati per scoprire se è un bel posto dove vivere in Italia. Questa visita è stata realizzata grazie a Gabriele, ideatore di Appennino 365. Troverai tutti i dettagli più avanti. La nostra guida Dove vivere in Italia ha lo scopo di analizzare i piccoli comuni e i borghi italiani per trovare quelli dove si vive bene. Non ti parliamo degli aspetti turistici. I nostri video hanno lo scopo di farti percepire l'atmosfera di un luogo, però tutte le informazioni per capire se è anche vivibile le trovi sui report che puoi scaricare dal nostro sito, dove trovi anche la classifica dei comuni analizzati. Il link è qui sotto. I report sono basati sull'analisi oggettiva di centinaia di parametri, non su opinioni personali. Ti permettono di sapere immediatamente se c'è tutto quello che serve per vivere bene: collegamenti, negozi, assistenza sanitaria, fibra, rischi idrogeologici e molto altro. Quindi guarda il video e poi, per avere risposte precise, scarica il report. Torniamo a Camugnano. Dopo aver lasciato alle spalle il traffico caotico e frenetico intorno a Milano e Bologna, sono uscito dall'autostrada 1 verso Firenze a Badia, proprio sul confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Le colline sullo sfondo e le nuvole in stile irlandese mi hanno dato il benvenuto. Camugnano ha circa 1900 abitanti, ma un territorio molto vasto, con numerose frazioni e una densità abitativa molto bassa. Ottimo quindi per chi vuole star bene evitando il casino. Il territorio comprende i bacini artificiali di Brasimone e Suviana, piacevoli non solo per i turisti, ma sicuramente anche per gli abitanti del luogo. Lasciato il lago di Brasimone in direzione del paese, ho potuto apprezzare le colline e i boschi che ricoprono il territorio. Se ti piace camminare o andare in bicicletta, il posto è ideale e considera che sei a soli 50 km dal centro di Bologna. Abbiamo fatto una tappa al bosco di Poranceto, dove c'è anche un museo, e poi nella frazione di Bargi siamo andati a visitare lo spettacolare Palazzo Comelli. Te lo farò vedere in un video separato. Sempre a Bargi, Gabriele mi ha portato a visitare un'altura dove sorge la chiesa e da dove si domina tutto il territorio circostante. Poi abbiamo visitato Stagno, un'altra frazione di Camugnano, luogo che ha conservato un'atmosfera di altri tempi. Era deserto, si popola in estate o durante manifestazioni particolari. Bello, ma non sembra ci siano case in vendita. C'è anche una fonte molto apprezzata. L'acqua era leggera, mi è piaciuta. Tappa successiva in un'altra frazione, Baigno, anche questa ottima per chi cerca la tranquillità, e ci sono case in vendita. A Baigno ho incontrato Mattia e Flaviano che dal Veneto si sono trasferiti qui sull'Appennino. Più avanti ti farò ascoltare anche la loro storia, interessante e anche paradossale. Quindi non perdere il prossimo video, iscriviti al canale. Questa è la strada che abbiamo percorso per arrivare nel centro di Camugnano, che si snoda sulle colline comprati in stile sfondo di Windows 5. Arrivando nel paese, che sorge in una zona panoramica, si percepisce subito un'atmosfera tranquillissima. La struttura del paese è semplice e sicuramente per chi vive in città trasmette una sensazione di vacanza. Però, a differenza di molti comuni simili che purtroppo sono diventati dormitori o luoghi da seconde case, Camugnano è vivo e questa vitalità la si percepisce anche da alcuni cantieri attivi. Ho incontrato Ubaldo, il vice sindaco, che mi ha trasmesso una sensazione di vitalità e efficienza, in netto contrasto con l'atteggiamento spesso rassegnato che ho visto in tanti altri piccoli comuni. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, molto interessante, lo vedrai più avanti. A Camugnano ho conosciuto anche Maurizio, originario del Salento, carabiniere in pensione, che anziché tornare al paese di origine, come fanno molti pensionati che hanno lavorato al nord, ha messo radici ed è rimasto qui. Altra testimonianza molto interessante. Poi siamo tornati a Baigno, dove Gabriele mi ha parlato della Proloco di cui fa parte. Sono rimasto sorpreso, perché questa non è la classica Proloco, ma una vera e propria azienda, efficiente e in crescita. Sulle sponde del lago di Suviana sembrava di essere al mare. Luogo molto frequentato nella bella stagione, io però lo preferisco così, dispone di aree attrezzate per scopi turistici. Questo ha concluso la mia esplorazione. Non mi aspettavo di trovare un territorio così. Vedrai tutti i dettagli nei prossimi video. Per non perderli, iscriviti al canale e non dimenticare un like, un hype e la condivisione su altri social, anche per contribuire a far conoscere i luoghi dove vivere in Italia. Se vuoi che analizziamo anche il tuo comune o un luogo dove ti piacerebbe vivere, guarda questo video e poi contattami.